Ciao amici, bentornati. Oggi volevo far vedere come realizzare questo grazioso angioletto che ha le lucine all'interno del vestito e in più ha anche una candela tra le braccia. Volendo potete aggiungere anche la natività al posto delle luci, vedete un po' voi, potete mettere anche sia le luci che una piccola natività all'interno del vestito. Io ho utilizzato un alberello da 10 cm, ma potete utilizzare anche o una pallina facendo qualche piccola modifica, oppure potete utilizzare un ovetto di quelli trasparenti, come questo alberello che ho utilizzato io, però soltanto che sarà poi l'ovetto. Andate poi a realizzare il vostro angioletto e metteteci ciò che più vi piace. Ho messo qui una candela di queste che si illuminano con la pila, poi vedete voi cosa volete aggiungere al cestino dell'angioletto. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare l'angelo con la candela abbiamo un anello magico di 6 maglie per la testa. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Lavoriamo le 42 maglie per altri 4 giri. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo le 36 maglie per altri 2 giri. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Facciamo altro giro di 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Facciamo un altro giro di 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Riempiamo con la vatta sintetica e facciamo una maglia, una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. E facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Sostituiamo il filato color carne con quello rosso e andiamo a fare un giro di 12 maglie con questo filato. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 24 maglie basse. Per questo giro andiamo a lavorare in costa dietro, partiamo dalla parte davanti, quindi stacchiamo questo filo dietro e andiamo a partire dalla parte davanti del volto e dobbiamo lavorare 24 maglie con questo filato bianco, le lavoriamo in costa dietro. Chiudiamo il giro e andiamo a fare ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 8 giri 30 maglie basse. Ora ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ora dobbiamo lavorare in questo modo. Dobbiamo lasciare 6 maglie sulla parte centrale davanti e lavoriamo solo le restanti 36 maglie, in modo da creare lo spazio per inserire poi o la candela oppure possiamo inserire la natività piccolina all'interno. Poi vedete voi cosa volete inserire all'angioletto. Ora andrò a lavorare le maglie da questo punto e vado a lavorare 36 maglie e lascio queste qui davanti, queste 6 davanti aperte senza lavorarle, e poi andrò a lavorare di andata e di ritorno. Lavorate le 36 maglie, lascio queste qui davanti, giro in questo modo e vado a lavorare 34 maglie, perché vado a fare una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione alla fine del lavoro. In totale saranno 34 maglie. Di nuovo giriamo il lavoro e lavoriamo 34 maglie su quelle appena lavorate. Giriamo il lavoro e facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia e saranno 32 maglie lavorate. Facciamo un altro giro di 32 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia saranno 30 maglie. Lavoriamo le 30 maglie per altri 13 giri. Poi vedete voi l'altezza che volete dare alla capanna, diciamo, per mettere poi o la candela o la natività all'interno dell'angioletto.
Alla fine ho deciso di fare in questo modo, ho lavorato per altri 7 giri perché ho preso quest'albero di Natale trasparente che è da 10 cm e lo vado ad inserire, dopo aver inserito l'ovatta sintetica qui fino a questo punto, vado ad inserire questo alberello che volendo lo possiamo lasciare anche aperto in modo da poterlo poi tirare fuori e mettere magari all'interno dei cioccolatini, delle luci, il presepe, ciò che desideriamo all'interno del nostro angioletto. Volendo potete mettere anche la forma dell'uovo, questo ovetto così, però ovviamente dovete andare poi a calcolare qualche giro in più in modo da far venire coperto tutto, e poi dovete andare a mettere una base sotto, magari fate un cartoncino e poi andate a rivestire il cartoncino ad uncinetto e così avete creato la base dell'angelo in questo modo. Oppure potete utilizzare una pallina piccola in modo da inserirla qui alla base. Io vado ad utilizzare questo alberello che mi sembra molto carino, molto bello, però se non trovate l'alberello potete farlo tranquillamente con una pallina o qualsiasi altra base trasparente. L'importante è che andate a ricoprire poi sopra in base all'altezza della vostra pallina o del vostro uovo o di quello che avete realizzato. Io ho usato questo alberello da 10 cm trasparente che è pure apribile e volendo all'interno possiamo mettere ciò che desideriamo, e questa sarà la base del mio angioletto. Ora vado a prendere il filato rosso e possiamo partire dal centro del vestito, qui dove abbiamo fatto queste maglie, le 6 maglie che avevamo lasciato all'inizio, andiamo verso il centro e dobbiamo fare le maglie lavorate in costa, quelle che avevamo lasciato prima in sospeso. Dobbiamo andare a fare tutto il giro delle nostre maglie, queste erano 24 maglie, quindi facciamo un giro di 24 maglie, però le lavoriamo in costa e poi andiamo a fare di andata e di ritorno in modo da lasciare questa parte qui aperta sul davanti. Andiamo a lavorare in questo modo e andiamo a fare le nostre maglie partendo di qua, facciamo il giro e poi arriviamo da quest'altra parte. Fatto il giro ritorniamo di nuovo su questo lato e andiamo a fare ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie. Lavoriamo sempre di andata e di ritorno in modo da lasciare questa parte qui aperta. Lavoriamo le 30 maglie per altri 4 giri. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo le 36 maglie per altri 4 giri. Ora facciamo ogni 5 maglie un aumento e saranno 42 maglie e dobbiamo arrivare alla base qui, lavorando sempre 42 maglie fino alla base dove siamo arrivati in base ai giri che avete fatto. Dobbiamo coprire tutta la parte bianca continuando i giri con le 42 maglie. Ho terminato i giri completando questa parte arrivando alla base e ora vado con questo filato un po' diciamo pelosetto. Potete utilizzare anche un filo di lana oppure lo stesso cotone che avete utilizzato qui per realizzare la base di sotto. Dobbiamo andare a contornare tutto il vestito. Vado da questo punto qui e comincio a fare un giro di maglie basse tutto intorno fino a rivestire tutto il vestito. Possiamo farlo anche nella base di sotto oppure no, decidete voi se volete andare a farlo completamente tutto il giro oppure soltanto sulla parte davanti. Vedete voi come volete fare. Io vado a fare tutto il giro in modo da completare così il vestitino dell'angioletto. Vado semplicemente a fare una maglia bassa in ogni maglia per tutto il giro del vestito rosso. Terminato il giro possiamo staccare il filo e poi andremo a rigirare leggermente in questo modo la parte davanti in modo da scoprire di più questa parte dove andremo ad inserire o le luci o la natività, quello che desideriamo. Per le ali vado ad utilizzare lo stesso filato che ho utilizzato per fare il bordo qui al vestito e vado a fare un anello magico di 6 maglie. Stringo l'anello, lo vado a chiudere nella prima maglia e poi vado a fare una catenella di 6 maglie.
giro il mio lavoro in questo modo, vado a fare una catenella per girare e poi vado a lavorare nelle 6 maglie della catenella più le 6 dell'anello magico. Vado semplicemente in ogni maglia, vado a fare una maglia bassa, quindi vado a ripetere il giro delle maglie, però questa volta saranno 12 perché le facciamo tutte insieme, quindi una, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 maglie. Ora giro il mio lavoro in questo modo e vado a fare un aumento nella prima maglia e poi invece alla fine vado a fare 4 catenelle. Facciamo un aumento nella prima maglia, e ora vado a fare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, faccio una per girare e di nuovo ripeto le maglie fino ad arrivare all'ultima maglia e per ogni giro successivo vado a fare sempre un aumento nella prima maglia e 4 catenelle in modo da fare aumento anche alla fine delle ali. In totale ho fatto poi il giro complessivo e ho lavorato le mie maglie fino ad arrivare a 25 maglie, poi vedete voi quante ne volete fare, come volete farle grandi, poi in base allo spessore anche che avete dato alle ali andate poi a lavorare. Ovviamente fate la misura che va bene dietro la schiena dell'angioletto, vedete un po' voi, regolatevi un po' voi. Questa è la procedura che dobbiamo utilizzare per i giri successivi, quindi facciamo sempre un aumento qui dove abbiamo fatto l'anello magico, mentre verso la fine dobbiamo fare l'aumento di 4 maglie utilizzando le catenelle. Ripassiamo sulle catenelle così per ogni giro fino a terminare le ali. Beh, alla fine decidete voi la misura che volete dare alle vostre ali, fate semplicemente come vi ho spiegato, andate a fare un aumento qui dove abbiamo l'anello magico, gli altri 4 aumenti con le catenelle qui alla fine delle ali e abbiamo così realizzato le 2 ali. Giriamole poi al contrario, una da questo lato e una dall'altro lato, e le andiamo a posizionare dietro la schiena del nostro angelo. Questo modo andiamo a cucire. Per le braccia dell'angelo vado a fare prima il braccio e poi vado a fare la manica sopra, in modo da realizzare così questa manica che scende sotto. Dobbiamo realizzare prima con l'anello magico la base di sotto del braccio e facciamo un anello magico di 6 maglie, lavoriamo poi le nostre 6 maglie per 7 giri complessivi. Sostituiamo il filato con quello rosso e andiamo a fare un aumento nella prima maglia, saranno 7 maglie e lavoriamo le 7 maglie per 8 giri complessivi, poi stacchiamo il filo e riempiamo con l'ovatta sintetica il braccio. Per la manica abbiamo 9 catenelle con il filato rosso, poi facciamo 9 maglie basse nelle 9 catenelle. Un aumento alla prima maglia, un aumento alla fine del lavoro e in totale saranno 11 maglie lavorate.
un aumento della prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 13 maglie lavorate. Un aumento alla prima maglia, un aumento nell'ultima maglia e saranno 15 maglie. Stacchiamo con il filo rosso e andiamo a fare il bordo qui da un lato e l'altro con il filato che abbiamo utilizzato sempre per fare il bordo del vestito, e andiamo a fare 15 maglie basse nelle 15 maglie. I capelli li potete fare come più vi piacciono, il colore che più vi piacciono, in più possiamo utilizzare o direttamente la lana così come faccio io, oppure potete fare le catenelle come ho fatto vedere negli altri video tutorial, magari andate a vedere la Madonnina che ho realizzato e così fate le catenelle come ho fatto lì, oppure fate così semplicemente, li avvolgete un po' di lana intorno al cartoncino, poi l'andate a fermare qui al centro, tagliate la base di sotto e poi la posizionate sulla testa dell'angelo, e poi potete naturalmente fargli la pettinatura che più vi piace. Potete andare ad attorcigliare leggermente questa parte qui davanti e farla scendere un pochino così lateralmente, e poi andate ad appuntare con ago e filo in modo da bloccare la parte. Potete raccogliere i capelli e farne uno chignon come più vi piace. Decorate poi così voi la pettinatura al vostro angelo. Riempiamo le braccia con un po' di ovatta sintetica e poi andiamo a chiudere questa parte qui di sopra. Non l'ho riempita fino a sopra, ma l'ho riempita fino a un certo punto di ovatta sintetica, così posso andare a chiudere in questo modo, e poi vado ad applicare la manica sopra, così la vado a cucire bene intorno e la vado a cucire anche qui dietro in modo da formare così la manica. Con ago e filo vado a chiudere e a cucire prima questa base qui della manica e poi vado a cucire bene intorno sopra. E poi andiamo a cucire il braccio al lato della spalla. Volendo, tra le mani del nostro angelo possiamo andare a mettere questa candela, possiamo utilizzare questa con le pile oppure una semplice candela, però ovviamente non andrà accesa perché sennò possiamo rischiare di bruciare tutto, quindi utilizziamo magari queste con le pile. E dobbiamo realizzare con filato dorato un anello magico di 6 maglie, e andiamo a fare la circonferenza del nostro, in base al vostro cerchietto qui della candela dovete andare a fare la base di sotto, e dobbiamo rivestire cerchio in modo da far rientrare questa candela all'interno. Io vado a fare un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie, vi dirò la misura che ho fatto io, poi vedete voi in base a quello che trovate in giro. Una maglia all'aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 26 maglie lavorate. Io vado a provare e vedo che rientra la base e vado a fare le 26 maglie lavorate in costa dietro, in modo da far rientrare poi la luce all'interno. Io vado a lavorare per altri 3 giri 26 maglie, voi andate sempre a misurare, vedete un po' voi, vi regolate. Stacchiamo il filo e poi andiamo ad inserire il lumino all'interno, la candela all'interno, e poi dobbiamo andarla a fermare o con ago e filo oppure andiamo a incollare tra le braccia del nostro angelo. All'interno qui possiamo mettere ciò che desideriamo e poi andiamo ad applicare le ali dietro al vestito, e ho realizzato gli occhietti, l'ho messi questi in plastica, poi ho fatto semplicemente con il filo, ho decorato le ciglia e le sopracciglia. Con un po' di filo dorato possiamo fare anche delle decorazioni sul vestito, possiamo fare delle catenelle e poi andarle magari a fermare come più ci piacciono. Le possiamo decorare così il vestitino, possiamo fare anche il collettino sempre dorato al collo del nostro angioletto.
Per l'aureola possiamo utilizzare il filo di ferro oppure un cerchietto e la andiamo a rivestire sempre con il filo dorato, utilizzando o l'uncinetto oppure semplicemente andiamo ad avvolgere il nostro filo dorato intorno fino a riempire tutto il cerchietto, semplicemente così. Oppure andiamo con l'uncinetto a rivestirlo tutto come più ci piace, facciamo quello che più ci piace. Ho decorato così sul vestito con delle catenelle, ho poi messo l'aureola qui che ho fatto semplicemente con un filo di ferro, ho rivestito poi ad uncinetto con delle maglie basse e ho applicato dietro la testa. Ho rifinito anche il collettino qui utilizzando una catenella sempre con lo stesso filato che ho utilizzato per fare la base della candela. Ed eccolo terminato. Questo è il mio angioletto che all'interno ha le lucine, volendo potete mettere anche dei biscotti oppure una natività, ciò che più gradite. Qui nel cestino ho messo una candela, ma potete mettere ciò che più vi piace, potete farlo senza candela, potete fare anche il vestito tutto chiuso, continuate solo le maglie semplicemente, chiudendolo, inserendo l'ovatta sintetica, poi andate a chiudere con la base. Vedete un po' voi, oppure potete utilizzare questo alberello che ho utilizzato io sotto all'interno, oppure una pallina, un ovetto, ciò che più vi piace. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao! Un'altra versione per l'angioletto, invece di inserire la pallina o l'albero di Natale, possiamo aggiungere una base fatta semplicemente da un coperchio, così un tappo di un barattolo. Andiamo a rivestirlo ad uncinetto, andiamo a fare i nostri giri fino al bordo qui e poi andiamo a fare un giro in costa e proseguiamo per l'altezza del nostro tappo in modo da coprire tutto il tappo. Lo fissiamo con un po' di colla a caldo e poi andiamo a posizionarlo alla base qui in modo da creare così la capanna, come ho fatto nell'altro angioletto. Dovete andare poi a cucire questa base qui, a incollarla intorno il vestito e lasciare questa parte aperta. Poi andremo a mettere la natività al centro del nostro coperchio così, e poi andremo a mettere magari anche una piccola stella cometa qui alla base. Io ho preso questa di legno rivestita in questo modo e la vado ad applicare qui sul diciamo sopra alla capanna. Il vestito sarà la capanna e qua abbiamo messo questo tappo qui per chiudere sotto, sarà la base per la capanna del vestitino dell'angioletto. Spero che anche questa versione vi piacerà, poi vi faccio vedere completa. E anche la versione con la natività all'interno qui del vestito è molto bello, questo angioletto fatto in questo modo. Oppure potete farlo con le luci. Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.